Aggressione alla troupe di Porta a Padova, pietre e bottiglie contro la giornalista Chiara Giannini e i tecnici Rai. Padova, 25 settembre 2025. Una serata di lavoro ordinario si è trasformata in un episodio di violenza che ha destato forte indignazione nel mondo dell'informazione e delle istituzioni. La troupe del programma Rai Porta a Porta, guidata dalla giornalista Chiara Giannini, è stata aggredita nella zona della stazione ferroviaria di Padova mentre stava realizzando un servizio dedicato al fenomeno delle baby gang. Secondo quanto ricostruito, i fatti si sono verificati nella tarda serata di mercoledì 24 settembre, tra le 21:30 e le 22:30. La troupe si trovava tra i negozi e i portici della cosiddetta Torre Belvedere in Piazzale Stazione per raccogliere testimonianze e materiale audiovisivo legato all'inchiesta. In un primo momento, Giannini avrebbe cercato di dialogare con alcuni avventori di un locale della zona che avrebbero mostrato ostilità nei confronti della giornalista e dei tecnici. Poco dopo, mentre il gruppo Rai si stava allontanando dall'area, è scattata l'aggressione. Dapprima contro la troupe è stata scagliata una pietra, poi anche una bottiglia. I colpi hanno mancato di poco la giornalista e l'operatore, che fortunatamente non hanno riportato ferite. Non è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118, ma la tensione e la paura vissute sono state notevoli. Le reazioni della RAI. La RAI ha diffuso una nota ufficiale nella quale condanna a fermezza l'accaduto, definendolo inaccettabile e sottolineando come si tratti di un vero e proprio attacco alla libertà di stampa e al diritto-dovere dei giornalisti di raccontare la realtà. Il consiglio di amministrazione dell'azienda, tramite la consigliera Federica Frangi, ha espresso piena solidarietà a Chiara Giannini e al personale tecnico coinvolto, ribadendo che la RAI non si lascerà intimidire e continuerà a svolgere con responsabilità e coraggio il proprio ruolo di servizio pubblico. Il programma Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa, ha confermato la messa in onda del servizio già nella puntata di giovedì 25 settembre, insieme ad altri reportage girati a Milano e a Napoli, sempre sul tema delle baby gang. Le prese di posizione politiche. L'episodio ha subito suscitato numerose reazioni dal mondo politico. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato di episodio esecrabile, manifestando solidarietà alla giornalista e alla redazione di Porta a Porta e ribadendo che chi lavora in prima linea per informare i cittadini merita rispetto e protezione. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha definito l'aggressione un attacco alla libertà di stampa e ha ricordato come il lavoro dei giornalisti sul campo, soprattutto in contesti difficili, non debba mai trasformarsi in un rischio inaccettabile. Zaia ha chiesto che i responsabili vengano rapidamente identificati e puniti, sottolineando che colpire la stampa equivale a colpire il diritto dei cittadini a conoscere i fatti. Anche altre forze politiche, di maggioranza e opposizione, hanno espresso vicinanza alla troupe Rai e hanno condannato con fermezza il gesto, considerato una manifestazione di intolleranza e violenza che non può trovare giustificazione. Le indagini. Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica e identificare gli autori dell'aggressione. Oltre alle testimonianze della troupe, saranno fondamentali le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona della stazione, già tristemente nota per episodi di degrado e microcriminalità. Un episodio che riaccende i riflettori sulle baby gang. Il tema al centro del reportage, quello delle baby gang, torna dunque di prepotenza al centro del dibattito. La troupe di Porta a Porta era impegnata a documentare un fenomeno che, da Milano a Napoli, passando per Padova, continua a destare allarme sociale e istituzionale. La violenta reazione subita dai giornalisti, proprio mentre indagavano sul fenomeno, diventa di fatto una conferma della delicatezza e della pericolosità del contesto in cui questi gruppi giovanili si muovono.